Ciao a tutti, ben ritrovati per un nuovo video. Io sono Giacomo Rossi, sono un cantante e vocal coach e oggi andrò ad ascoltare Diana Ankudinova, stavolta che canta Tomorrow is a Lie. Questo è un brano proposto sempre per il talent show You Are Super in Russia. Questo è un brano di Lara Fabian scritto insieme a Igor Krutoy. È un brano che non conosco, non l'ho mai ascoltato neanche nella sua versione originale, lo ascolterò sicuramente, ma adesso sono molto curioso di sentire Diana Ankudinova che canta questo brano. Ovviamente dovrò interrompere il video più volte per dare dei commenti tecnici. Se volete vedere il video originale senza interruzioni lo trovate qui sotto in descrizione e mi raccomando, attivate i sottotitoli nella vostra lingua. Andiamo ad ascoltare insieme. Never, we should not say never. We shouldn't plan another days here to make it all the never. We should not surrender the silence I desire. Blinded by your fears. When first caressed so dream, so secretly, intensively, passionately. Tomorrow is a lie. Time only stands for here and now. But you see passing by, score on the chance to fly. Tomorrow is a lie. No matter what your dreams are, you cannot run deny. Today is the day, believe in what you say. Ok, allora, veramente molto brava in questo inizio. Ovviamente c'è Igor Krutoy che la sta accompagnando al pianoforte, essendo anche una sua canzone direi che è appropriato. Lei molto brava, mi piace moltissimo l'ambientazione, quindi il look che ha lei, ma anche tutta la scenografia che c'è dietro con queste nuvole, anche questi colori tra il bianco, l'azzurro, il blu scuro, quindi ti trasporta già in una dimensione un po' così eterea, ok, celestiale quasi, però allo stesso tempo malinconica e cupa. Ok, adesso vorrei leggere anche il testo, purtroppo qui non c'è, lo leggerò assolutamente, magari fatemi sapere anche nei commenti cosa ne pensate, però è tutto molto efficace dal punto di vista intanto visivo e lei è molto efficace dal punto di vista vocale, ha questo timbro veramente particolare, originale, la riconosci subito appena inizia a cantare e questa è la sua vera forza, e poi è sempre molto precisa, molto intonata. Adesso vorrei riascoltare dall'inizio e poi andiamo avanti, scusate, ma mi piace sempre cogliere i dettagli delle esibizioni di questi cantanti formidabili. Vediamo un po' questo inizio. Never, we should not say never. We shouldn't plan another days here to make it all the never. We should not surrender the silence I desire. Blinded by your fears. When first caressed so dream, so Ok, è molto brava a gestire le dinamiche intanto, quindi l'interpretazione è veramente perfetta. Se posso trovare un piccolo difetto, perdonatemi, ma a me piace trovare il pelo nell'uovo, è un po' la pronuncia dell'inglese, anche se devo dire che
capisco quello che dice, quindi non è una pronuncia negativa, diciamo, no? Si capisce esattamente quello che sta dicendo, anzi forse da italiano capisco ancora di più, non essendo né io né lei madrelingua, ci capiamo meglio forse in inglese, però tutto sommato, insomma, il senso del testo esce fuori, però magari sicuramente ci avrà lavorato in seguito sulla pronuncia inglese. Tra l'altro qui siamo sempre nel 2018, non aveva neanche compiuto 15 anni, per cui diciamo soprassediamo su questo aspetto, e invece dal punto di vista dell'intonazione del fraseggio è veramente super precisa, super perfetta. Secretly, intensively, passionately, tomorrow is a lie. Time only stands for here and now. Sentite che suono pieno che ha, molto corposo, ha queste basse potenti, quindi lei non punta sull'acuto, non punta sul far vedere l'estensione verso l'alto, anche se comunque ce l'ha, ma punta moltissimo a mostrare e a fare sentire questa corposità del suo timbro, questa rotondità che veramente mi piacerebbe, magari con qualche strumento, andare proprio ad analizzare lo spettro armonico della sua voce, perché è veramente ricchissima di basse e ha, sì, questo timbro veramente scuro, caldo, sembra quasi un timbro maschile, ma neanche troppo, nel senso che si sente che è lei che va a creare questa sua identità musicale, però è veramente originale, non l'ho mai sentito una cosa del genere. But you see passing by, score on the chance to fly. Tomorrow is a lie. No matter what your dreams are, you cannot run deny. Today is the day. Believe in what you say. Bravissima. È molto molto brava a interpretare, questa è l'altra sua grande forza, il fatto che è capace di rendere quello che sta cantando molto comunicativo, molto emotivo, e dosa ogni parola, diciamo anche il modo in cui pronuncia le parole che sta dicendo sono molto, è molto efficace nella sua interpretazione, brava. Always keep your heart in action. What if love's a passion? Think about the dream. Fear but within always. Losing sweet devotion. Your feelings are emotion. Shining like your spirit. Head inside your head, intensively, passionately, gifted. Bravissima, allora qui ha aggiunto qualche melisma anche, cresce l'intensità del brano, cresce la carica emotiva di questo brano che diventa, all'inizio era più cupo, malinconico, qua diventa anche un po' più arrabbiato, un po' più insomma sofferente, ma sta esternando questa sofferenza anche con il modo in cui pronuncia queste parole, e quindi sì, è molto molto più carica anche, no? Vediamo anche con i gesti. Your feelings are emotion, shining like your spirit. Head inside your head, Qua. intensively, passionately. Mi piace moltissimo come intensively, quindi intensamente, l'ha detto intensamente, quindi l'ha detto in modo molto energico, mentre passionately, quindi diciamo passionalmente, l'ha detto invece sussurrando, quindi anche questa è una scelta molto consapevole, molto ponderata, di gestione proprio della dinamica e dell'interpretazione del brano. Bellissimo.
Bellissimo, qua ha aggiunto anche questo graffio in quest'ultima frase finale, qua. It's the day, believe in what you say. Molto blues, molto bello, e guardate anche come usa a suo favore, diciamo, la gestualità. Tutte le volte che inizia il ritornello apre le braccia per creare questa apertura anche visiva che ti cattura e ti catapulta dentro al ritornello del brano, che è l'exploit proprio della canzone. Wow. What you say? Tomorrow is a lie. Time only stands for here and now. What you see passing by is your only chance to fly. Tomorrow is a lie. No matter what your dreams are, you cannot deny. Today is the day. Believe in what you say. Bellissimo. Believe in what you say. Bellissimo, bravissima. Allora, qui c'è stato un momento magico in cui non ha cantato, ma c'era la parte strumentale, quindi lei semplicemente con lo sguardo fissava la telecamera, e però anche con lo sguardo stava interpretando le parole che aveva appena detto e quelle che avrebbe pronunciato dopo. Quindi, come abbiamo visto fare anche per esempio da Dimash, che mi piace moltissimo il fatto il come gestisce le pause, ok? Quindi momenti di silenzio in cui non deve cantare, ok? Quelli sono i momenti in cui di solito un cantante non sa bene cosa fare sul palco, ok? Soprattutto insomma gli cantanti che devono ancora fare un po' di esperienza. Si trovano un po' spaesati, un po' spiazzati, e quindi magari non fanno niente, lasciano semplicemente il campo alla parte strumentale o alla band. Lei qui invece approfitta di questo momento di silenzio, e anche questa è una cosa sicuramente pensata e voluta, per rimanere dentro il brano e per interpretarlo, per catturare l'attenzione dell'ascoltatore. Sa che le telecamere sono puntate su di lei e quindi le sfrutta a suo vantaggio con questo primo piano veramente molto emotivo. Ti fa veramente muovere qualcosa dentro mentre la guardi, anche semplicemente. Rivediamo questo punto, forse qui, sì. Esatto. Guardate gli occhi pieni di tristezza, è come un'attrice, d'accordo? Sta facendo la stessa cosa che fa un attore sul palcoscenico, e il cantante deve essere così, non basta cantare bene, d'accordo? Se vuoi arrivare a un livello così veramente alto, devi anche saper gestire la scena, devi avere un look anche particolare, e lei ce l'ha, devi avere un timbro particolare, e lei ce l'ha, ma devi anche saper recitare in qualche modo, perché la performance è anche e soprattutto visiva, anche se non sembra, perché è una performance canora, quindi uno non penserebbe che sia la cosa più importante, però diciamo che è importante tanto quanto la performance vocale, ok? E lei è veramente consapevole di questa cosa e la fa sua e ci trae beneficio. Mm-mm. What you say? E mi piace moltissimo questo, che dopo aver fatto questo silenzio riflessivo e triste, ok, nello sguardo, poi di nuovo esplode in tutta la sua forza con la sua voce. Tomorrow
Di nuovo apre le braccia, come dicevo prima. Time only stands for here and now, but you see passing by. It's your only chance to fly. Tomorrow is alive. Tra l'altro, notiamo una cosa, lei è ferma in realtà, cioè sta muovendo le braccia, ma è sempre nella stessa piastrella, nella stessa mattonella, non si muove sul palco, non sta camminando, non si sta spostando, anche perché sarebbe fuori luogo. Probabilmente col fatto che c'è anche Igor Krutoi fermo al pianoforte, hanno deciso di comune accordo di far star ferma anche lei sempre in quella posizione, quindi deve muovere moltissimo le braccia e usare anche lo sguardo, come dicevamo prima, per compensare al fatto che non può muoversi da quella posizione in cui è stata posizionata. E poi ovviamente fa moltissimo anche, appunto, come dicevo, la scenografia dietro, il fatto che le telecamere si muovono, quindi creano un senso di movimento anche se di fatto il cantante è fermo sul palco, però è anche molto brava lei a compensare con la gestualità. No matter what your dreams are, you cannot deny today. Sta facendo questi piccoli yodel alla fine delle parole, no? Quindi sfiata l'ultima parola andando in M2 e quindi creando questo stacco, diciamo, questo suono spezzato, ma anche molto preciso, intonato, non perde mai l'intonazione anche quando fa questo yodeling, ok? It's the day, believe in what you say. Bello. Believe in what you say. Mi sembrava quasi, su quest'ultima frase, che fosse emersa per una frazione di secondo la sua vera voce, tra virgolette, ok? Mi piacerebbe sentirla parlare, perché non l'ho mai sentita parlare, dovrei ascoltare qualche intervista, qualche momento in cui parla, semplicemente per sentire com'è il suo timbro naturale, tra virgolette, ok? Perché a me sembra che quando canta sia un po' costruito il suo timbro, volutamente, fa questa voce così scura, così calda, perché le piace così, perché sa che funziona e le piace e si esprime in questo modo. Però c'è stato un momento qui, sull'inizio del Believe, scusate, un po' più indietro, Believe, cioè non ha fatto Believe, non ha creato questo inscurimento sull'attacco della frase, l'ha fatto dopo, quindi in realtà a me sembra che su quell'attacco iniziale fosse emersa un po' la sua voce molto più chiara, più femminile, più dolce anche, mentre dopo è tornata a inscurirlo volutamente, abbassando la laringe e creando questo spazio anche molto diverso per accentuare questi armonici gravi e andare a modificare il suo timbro. Ecco, anche quando dice what, in realtà mi sembra che emerga la sua voce, diciamo, più naturale, per poi modificarla di nuovo sulla frase finale quando dice you say, ok? Ok. Pazzesco, bellissimo, veramente un'esibizione stupenda. Fatemi sapere nei commenti quale potrebbe essere la prossima reaction su Diana Ankudinova. Bene, grazie per aver visto questo video. Se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale e lasciatemi pure nei commenti proposte che potranno diventare il tema di future reaction. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!